Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il mercato, le cessioni soprattutto perché Manna è a Milano per piazzare alcuni colpi andiamo a vedere i nomi in uscita, il rinnovo di McTominay, richieste troppo alte per quanto riguarda gli standard del Napoli, facciamo il punto della situazione e passiamo anche per Anghissà e Lobot che addirittura la Juve li vorrebbe tutti e due. Andiamo con calma, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Le cessioni, Tesoretto Napoli 25 cessioni per una cifra intorno ai 100 milioni di euro, i portieri Savic, Ferrante e Turi potrebbero essere in uscita. Difensori Olivera, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin e Davino. Per Olivera c'è un'indiscrezione ancora possibile scambio con l'Atletico Madrid, eccetera, eccetera, ma vedremo poi se va avanti questa chiacchiera e faremo il punto più in là. Centrocampisti Anghissà e Lobotka o Anghissà o Lobotka, ma vedremo poi chi potrebbe uscire tra i due. Cajuste, Foloruscio, Asa, Lindstrom, Coli, Sacco e Zerbin. E andiamo a vedere poi a Milano Manna cosa sta facendo, perché tra questi nomi ovviamente ci sono i possibili partenti, ci auguriamo nell'immediato. Attaccanti Rao, Russo, Cioffi, Sgarbi, Ngong, Khedira, Ambrosino, Lukaku, Lucca, Lang o Neres. Sull'Ango Neres mi fermo un attimo perché l'ultima notizia arrivata questa mattina è che Lang comunque parteciperà sia a Di Maro e sia a Castel di Sangro per valutare la situazione e sono completamente d'accordo perché su 108 gol che il PSV Eindhoven fa nella stagione dove poi noi nel giugno preleviamo Lang dall'Olanda, ovviamente non può passare inosservato il contribuire a quei 108 gol e quindi bisogna valutare Noah Lang per bene, magari finisce Neres sul mercato e sono d'accordo per quella situazione fisica e per le partite che potresti poi non averlo a disposizione perché Neres fisicamente questo è. Mi auguro che Lang poi faccia vedere ciò di cui è capace e resti in rosa per questa stagione. Manna è a Milano per piazzare alcuni colpi. Andiamo a vedere di chi si tratta tra ovviamente i calciatori che abbiamo elencato e sono Cajuste, Foloruscio e Khedira. Il direttore sportivo avrebbe raggiunto il capoluogo lombardo, quartier generale del calciomercato, per concentrarsi sulle operazioni in uscita. Al momento infatti non si registrano operazioni calde in entrata, complice una concorrenza che si muove su altri fronti, l'Inter per Calaili, eccetera, eccetera. La priorità assoluta in casa Napoli è sfoltire la rosa e monetizzare. Manna sta lavorando intensamente su 3 fronti. Jens Cajuste, richiesto dal Genoa. Foloruscio, sondato dal Bologna, c'è stata ieri una richiesta per quanto riguarda le cifre e quant'altro. Walid Khedira, il Lecce lo riprenderebbe volentieri e poi c'è la situazione Zerbin che sembra più avanti di queste 3 con il Frosinone che si riprenderebbe ovviamente il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Parliamo comunque di operazione in prestito e speriamo che in questa lista dei 25 poi possa anche esserci qualcosina in entrata invece di piazzare solo in prestito e ritrovarteli poi o a gennaio o l'anno prossimo avere gli stessi problemi per quanto riguarda poi la situazione numerica e il piazzare gli stessi colpi che poi hai provato a piazzare in questa sessione. Anghissà e Lobotka li vorrebbe la Juventus. Ovviamente è un'indiscrezione e mi auguro che non sia così, però dobbiamo anche fare il punto realistico della situazione. Vanno in scadenza e quindi se il Napoli non si muove per i rinnovi, nel caso non arrivano i rinnovi da qui a inizio campionato, da qui alla fine del calciomercato, sono possibili partenti perché poi non li puoi portare alla scadenza e perderli a 4 soldi. Il Napoli ha fissato la cifra per Anghissà che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. C'è chi offre 10 milioni ma il Napoli non credo che faccia partire il centrocampista per soli 10 milioni. Per Lobotka c'è una situazione diversa ma credo che tra i due il Napoli si vada a privare di Anghissà e non di Lobotka e non credo che possano partire tutti e due.
c'è sempre questa Juve, la notizia che incalza è sempre la Juve su Anghissà, Lobotka lo vuole Spalletti e quant'altro, ma vedremo poi il Napoli come si metterà per quanto riguarda i due centrocampisti. Il rinnovo di Scott McTominay. Situazione che a me non piace tantissimo. Contratto ovviamente di Scott McTominay, lo sappiamo tutti, 2028, il Napoli vorrebbe rinnovare a 6-7 milioni, sono 10 milioni quelli richiesti dall'entourage, almeno per quello che ci fanno sapere. Il Napoli ha avviato le grandi manovre per il rinnovo di Scott McTominay, diventato uno dei pilastri della squadra azzurra dopo il suo arrivo dal Manchester United. Attualmente il classe 96 percepisce 4,4 milioni di euro più bonus che arriviamo a 5 milioni, bonus esclusi ovviamente, ma si arriva a 5 milioni con i bonus perché sappiamo benissimo il contratto cosa prevede, ma la società sarebbe pronta a offrirgli un importante adeguamento economico portando il suo ingaggio tra una fascia dai 6 ai 7 milioni. Cosa chiede l'entourage? La richiesta dell'entourage però sarebbe più elevata. Il primo obiettivo dell'agente è arrivare a uno stipendio di 10 milioni a stagione, una cifra considerata troppo alta e più vicina ai parametri del mercato saudita. Fermiamoci un attimo perché le richieste dal mercato saudita sono arrivate e le offerte soprattutto sono arrivate con stipendi dai 12 ai 15 milioni. Quindi se l'entourage di McTominay vuole far valere queste richieste per alzare la situazione in casa Napoli, non attaccherà nella maniera più assoluta perché non puoi pareggiare sicuramente un'offerta saudita in primis e tantomeno non lo farà il Napoli che deve tenere comunque il monte ingaggi sotto controllo e un'offerta tra i 6 e i 7 milioni a stagione mi sembra più che buona per Scott McTominay, che può essere tutto il calciatore che vogliamo, può anche arrivare il miglior centrocampista al mondo al Napoli domani e noi non possiamo andare oltre determinate situazioni dal punto di vista economico e quindi o ci si accontenta della richiesta del Napoli, ma accontentarsi è una parola fuori luogo per quanto riguarda le cifre, perché poi accontentarsi di 6-7 milioni è una cosa che dovrebbe succedere così, ma sappiamo che nel calcio comunque contano i soldi più di tutto e vedremo poi come ci si metterà dal punto di vista della posizione sia del calciatore e sia dell'entourage. Ovviamente io mi auguro che, e credo che sarà così, il Napoli comunque avrà McTominay per tutta la prossima stagione, però avendo il contratto poi in scadenza 2028, se non dovesse trovarsi la quadra sul rinnovo, e allora in partenza sicuramente nella prossima sessione di mercato di giugno, anche perché non lo puoi perdere. Stessa situazione di Lobotka e Anghissà, non puoi perdere calciatori comunque che arrivano in scadenza e non ci vai a prendere praticamente niente dal punto di vista contrattuale, quindi o arrivano i rinnovi oppure li perdi l'anno prima della scadenza del contratto, ma è così per tutti i calciatori. Ultima ma non ultima per importanza, la posizione del Napoli su Vergara, perché si sono affacciate l'Atalanta ma anche il Como, rifiutate assolutamente le offerte di queste due squadre per quanto riguarda Vergara. È pronto il rinnovo e sarà un calciatore del Napoli 2026-2027. Concludo questo contenuto perché alcuni mi hanno scritto in privato: non hai fatto il video sulla maglia, è uscita la maglia e quant'altro. Ho avuto 3 giorni completamente disastrosi dal punto di vista degli impegni e degli imprevisti che sono successi ovviamente tra ieri, da lunedì ad oggi. La maglia a me non dispiace, poi vedremo anche la seconda, la terza maglia. Va benissimo come la situazione del centenario per come il Napoli l'ha gestita per quanto riguarda il nuovo logo, la presentazione e tutti i valori che può avere la nostra di maglia dal punto di vista della storia del Napoli e non solo, i 100 anni che poi non sono 100, il Napoli nasce prima, tutte le questioni, la storia va riletta eccetera, l'abbiamo riletta, la conosciamo. A me la maglia non dispiace, però che non è tra le più belle che ho mai visto in casa Napoli, però richiama, se andiamo un attimo indietro, richiama la maglia, le due maglie Mars. Le vado un attimo
a recuperare le due stagioni, perché le due maglie Mars 88-89 se non vado errato e 89-90 presentano la stessa tipologia, lo stesso taglio, e soprattutto il colore richiama più l'88-89, perché l'89-90 era un azzurro un tantino più forte, invece l'azzurro che poi vediamo in foto e in video, perché io ancora non l'ho toccata con mano la maglia, perché poi una cosa è vederla in foto e in video, l'altra è andarla a comprare e rimani così e dici porca miseria quanto è bella questa maglia, perché alla fine vederla dal vivo è tutta altra situazione. Quindi l'impressione non è che è una maglia come hanno detto tutti, no, ma che è sta maglia, a me non piace, a alcuni non piace, ad altri invece quanto è bella la maglia. È una situazione che porta sempre divisione, perché i gusti non sono uguali per tutti ed è giusto che sia così, però richiama molto a quel Napoli, diciamo, di Maradona con la scritta Mars, la maglia NR. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale come ho detto a inizio video. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!